Il vero motivo per cui torni sempre alle tue vecchie abitudini e come cambiarlo davvero. Hai mai sentito quella vocina nella testa che ti dice: "Ci risiamo, lo sapevo che non ce l'avrei fatta"? Non sei debole e non sei pigro, sei solo intrappolato in un meccanismo invisibile che ti riporta sempre al punto di partenza. Ma oggi ti svelo cosa attiva quel meccanismo invisibile e soprattutto come spezzarlo per sempre. Se resti con me, scoprirai il vero motivo per cui torni alle vecchie abitudini e come invertire la rotta, anche se oggi ti senti bloccato, stanco o sfiduciato. Perché ho lavorato con tantissime persone che si sentivano esattamente come te, intrappolate in cicli infiniti, entusiasmo, caduta, frustrazione, che hanno comprato un corso dietro l'altro senza ottenere risultati concreti e tangibili. E lavorando con loro, dopo solo 3 mesi, hanno ritrovato la loro voce, ritrovando la loro versione migliore di se stessi. Laura, ad esempio, continuava a sabotare sempre il suo progetto online. Trovava tutte le scuse del mondo per cui non poteva funzionare. Trovava tutte le colpe degli altri per cui era impossibile avere successo. Finché ha capito che il problema non era il progetto, il problema non erano gli altri, era la sua identità. Dopo aver utilizzato il mio diario ogni giorno, mattino e sera, facendo chiarezza con me stessa su ciò che volevo e analizzavo e miglioravo giorno dopo giorno le mie azioni, ho lanciato finalmente il mio progetto, attraverso il quale aiuto le persone a capire e applicare su se stesse questo processo per ritrovarsi e realizzare quel sogno che altrimenti sarebbe rimasto nascosto dentro il cassetto. Se anche tu ti sei sentito dire sono fatto così, allora questo video è per te, perché non sei fatto così, sei stato programmato così e oggi puoi riscrivere il tuo codice. So quanto può essere difficile all'inizio, ma oggi ti spiego nel dettaglio i passaggi che ho seguito io e le persone che seguo nei miei percorsi, così potrai farlo anche tu. Quindi, in questo video ti mostrerò 1. Perché torni sempre alle vecchie abitudini anche quando vuoi cambiare. 2. Qual è la trappola dell'identità invisibile che ti tiene fermo. 3. La tua strategia mentale è scritta che ti libera da tutto questo. In più, alla fine del video ti darò un esercizio super semplice da fare con carta e penna che ha già trasformato la vita di tantissime persone. Questa strategia funziona e la utilizzo da 5 anni, ma non fa per te se non sei disposto a lavorare su te stesso, e questo in modo costante. Disclaimer: non esiste la bacchetta magica che si accende da un giorno all'altro. Non è magia, è scienza, costanza e riscrittura della tua identità un giorno dopo l'altro. Torni sempre indietro perché sei fedele a chi pensi di essere. Le abitudini sono azioni ripetute, ma le azioni nascono da chi credi di essere. Tutto ciò che pensi di te stesso l'hai imparato dalle persone che hai sempre avuto intorno a te. La tua famiglia, nei primi giorni di vita, il bambino assorbe tutto ciò che vede intorno a sé e si identifica con tutto ciò. Ti sei mai chiesto perché da una famiglia di medici la probabilità che almeno un figlio faccia il medico è molto alta? Oppure dei insegnanti? Viviamo dai racconti dei nostri genitori, nonni. Impariamo e assimiliamo gli stessi modi di pensare e di fare. Quindi tutto ciò che osserviamo in modo ripetuto giorno dopo giorno e tutto ciò ci sembra naturale perché ti identifichi con quella realtà. Perché è importante? Perché continuerai a riprodurre la stessa realtà intorno a te. Continuerai a fare le stesse azioni che confermano chi sei, chi credi di essere. Se ti identifichi con quello disorganizzato, con quella pigra, quello che inizia e poi molla, anche se ti sforzi, tornerai sempre lì.
Per esempio, Marco voleva svegliarsi presto per lavorare al suo progetto, ma si diceva non sono un tipo mattiniero e queste parole senza pensarci lo caratterizzavano, gli davano l'identità e quindi ogni giorno in cui provava a fare qualcosa per lavorare al suo progetto si svegliava ancora più tardi del solito. Anche se si svegliava prima, al letto si diceva solo un altro po', poi mi sveglio e così faceva tardi la mattina e così ogni giorno si sabotava finché non ha cambiato le parole che si diceva, con le quali si identificava. Ha iniziato a dirsi sto diventando una persona disciplinata ed era felice pensando a essere una persona disciplinata. Ogni mattina utilizzava il suo diario dal fare all'essere, in cui scriveva la sua intenzione la mattina e analizzava i suoi progressi la sera. E ogni giorno in cui riusciva ad essere disciplinato si premiava. Dopo neanche tanto ha cominciato ad esserlo davvero. Punto 2. Il cervello ti riporta al noto, non al giusto. Il cervello ama tutto ciò che è familiare, anche se ti fa male. Vorresti allontanarti da una relazione tossica, ma non riesci. E perché la paura dell'ignoto, di ciò che potrebbe succedere, è più grande del desiderio di cambiare quella situazione. La tua situazione al lavoro è sempre più pesante, ma non fai nulla per cercare un altro lavoro o per cambiare qualcosa? Ti dici sì, ma oramai ai miei 40-50 anni sono troppo vecchio. E chi mi assume più? Sei disposto piuttosto a mettere in pericolo la tua salute piuttosto di uscire fuori dalla tua zona di comfort, da ciò che conosci. Ecco perché ogni tentativo di cambiamento sembra un'impresa titanica. Qual è la soluzione? Smetti di lottare contro te stesso. Lascia andare le tue resistenze e inizia a ripetere intenzionalmente ogni mattina. Ogni mattina fai piccoli atti coerenti con la tua nuova identità, perché ricordo il teorema del successo. Risultato uguale azione meno resistenze, dove per resistenza si intende qualsiasi credenza diversa o contraria dal tuo obiettivo. Ma questo è il punto chiave. Non devi cambiare tutto. Cambia una cosa e ripetila ogni giorno finché diventerà parte di te, parte della tua identità. E se senti che sei arrivato al limite, se non vuoi più tornare alle tue vecchie abitudini, ma vuoi impostare la tua nuova strategia mentale, allora il prossimo passo è con me. Nel mio programma Dal fare all'essere ti accompagno a trasformare i tuoi blocchi, crisi, momenti di stallo in potere personale. Ti insegno a scrivere la tua rinascita. Non sei qui per sopravvivere, sei qui per rinascere. Iscriviti ora, il momento è adesso. Punto 3. Usa la scrittura per riscrivere te stesso, perché il tuo diario non è un elenco di cose da fare, è il luogo dove scrivi la tua identità, dove riscrivi la tua identità. Cosa puoi fare? Prendi carta e penna, prendi la tua penna preferita, fermati per un attimo e scrivi ogni mattina. Chi sto diventando oggi? Descrivi come ti vedi, dove sei, con chi sta intorno a te, come ti senti, come sei vestito, dove sono le persone care a te e cosa pensano di te. Poi scrivi qual è il piccolo passo che una persona come me farebbe. Laura, dopo aver scritto questa frase per 30 giorni, ha trovato un nuovo format per il suo business online, dicendo sto facendo cose che mai avrei pensato di fare. Era autentica, chiara e focalizzata e ha spaccato. L'esercizio pratico che ti propongo oggi: prendi il tuo diario oppure un foglio e scrivi questa frase. La versione di me che voglio essere oggi è puntini puntini. Poi completa con una piccola azione concreta e coerente.
Fallo ogni giorno per 7 giorni. Scrivere e agire e ti allinea, ti trasforma. È importante, scrivi sotto nei commenti qual è il risultato che hai ottenuto. Il problema non sono le tue vecchie abitudini, il problema è l'identità con cui sei rimasto fedele troppo a lungo. Ma adesso hai uno strumento, hai la formula esatta per cambiare senza tornare più alle tue vecchie abitudini. Cambiando la tua nuova identità, il tuo diario può diventare il tuo nuovo specchio. Vuoi sapere come trasformarlo in una vera bussola quotidiana? Guarda il prossimo video della serie dove ti spiego come usare il journaling per riprogrammare il tuo subconscio. E ci vediamo nel prossimo video.